Benvenuti guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro stimatissimo e ammagliante Electra Bones. Proseguiamo il nostro affascinante viaggio nella storia del rock. Nei primi episodi abbiamo iniziato partendo dalle origini del blues rurale, per poi spostarci nelle puntate successive verso i grandi agglomerati urbani per analizzare uno dei suoi sviluppi principali, il blues elettrico. L'ultimo episodio lo abbiamo dedicato a uno dei grandi protagonisti di questo genere, il leggendario Muddy Waters. Oggi, invece, vorrei trattare un altro artista, forse meno conosciuto, ma che ha contribuito in maniera fondamentale alla nascita e allo sviluppo dell'electric blues e ha ispirato fortemente molti dei musicisti posteriori. Sto parlando del funambolico T-Bone Walker. Ma tutto questo, naturalmente, dopo la sigla! Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, premere sulla campanellina per non perdervi le prossime puntate e di mettere un bel like per incoraggiarmi a creare nuovi contenuti sempre più stuzzicanti e approfonditi. Un grazie mille a tutti voi. Ma ora partiamo! Il contributo di Muddy Waters nei confronti del blues elettrico, come abbiamo visto nella puntata precedente, è stato decisivo grazie alla grande qualità espressa e al suo impegno duraturo nel tempo. Infatti, il suo lavoro ha influenzato tantissimi artisti fuori e dentro il genere e ne ha permesso un'ampia diffusione e successo in tutto il mondo occidentale, tenendolo sulla cresta dell'onda fino ai giorni nostri. Ma facendo un piccolo passo indietro nel tempo, è giusto concedere spazio e dare risalto anche all'artista che ha anticipato tutti nella rivoluzionaria svolta elettrica del blues. Ed è stato il faro da seguire e imitare per molti. Mi riferisco a un certo Aaron T-Bone Walker, conosciuto nella scena musicale col nome di T-Bone Walker. Già a metà degli anni 30 fu uno dei primi chitarristi a collegare il suo strumento a un amplificatore per suonare del blues. Ma per farvi comprendere meglio il valore dell'artista, sappiate che fu l'ascolto della sua famosa canzone Stormy Monday a spingere B.B. King a comprare una chitarra elettrica. Inoltre, fu uno dei primi chitarristi blues a dare rilevanza all'aspetto scenico delle sue performance musicali, suonando la chitarra ponendola in orizzontale, usando i denti oppure mettendola dietro la schiena. Hey baby, come on hold me. Hey baby, come on hold me. Well, you know your daddy miss me, old time used to be. Questo non vi ricorda qualcuno? Ebbene sì. Il suo modo di porsi sul palco e di fare show ha influenzato in maniera decisa altri due giganti della musica rock, niente poco di meno che Chuck Berry e Jimi Hendrix. Vi è venuta voglia di conoscerlo meglio? T-Bone Walker nasce a Linden, in Texas, nel 1910, ma si trasferisce in giovane età in una contea a sud di Dallas, chiamata Oak Cliff. Ha la grande fortuna di crescere in uno stimolante ambiente musicale, infatti sia la madre che il patrigno erano entrambi musicisti e il nostro, fin da giovanissimo, suonò qualsiasi tipo di strumento a corda, banjo, mandolino, violino, ukulele e naturalmente la chitarra. Ma la sua fortuna più grande fu quella di avere come amico di famiglia il celebre chitarrista spiritual dell'epoca Blind Willie Johnson, di cui vi ho già parlato nel secondo episodio dedicato al blues rurale. Il leggendario musicista e cantante non vedente, ogni volta che passava in città mentre si esibiva in zona, si faceva accompagnare dal giovane Aaron. E così il futuro T-Bone Walker ebbe un maestro d'eccezione e imparò tutto quello che poté dal talentuoso artista. Passato qualche anno, prese a girare tutti i locali della zona, esibendosi con il patrigno ed eseguendo qualsiasi brano su richiesta. Sentendo di aver raggiunto una buona maturità musicale, T-Bone effettuò le sue prime registrazioni firmandosi come Oak Cliff T-Bone, dove Oak Cliff era il suo paese d'origine e T-Bone era il modo in cui tutti storpiavano il suo secondo nome di origine francese, T-Bone. Nel 1929 vinse un concorso radiofonico che gli permise di suonare un paio di settimane con l'orchestra dell'istrionico Cab Calloway.
da cui probabilmente trasse ispirazione nella gestione del palcoscenico e dopo questa breve esperienza inserì alcune sue canzoni nel proprio repertorio. Nel 1933 avvenne un incontro che aggiunse un altro tassello fondamentale alla sua crescita professionale e artistica. Unendosi all'orchestra di Lawson Brooks, ebbe modo di suonare insieme a colui che diverrà una vera e propria leggenda della chitarra jazz, Charlie Christian. E presero anche ad esibirsi insieme per strada, scambiandosi basso e chitarra tra un pezzo e l'altro. Avrei proprio voluto esserci, tra il pubblico. New York, 1935. Avvenne la rivelazione. Assistette all'esibizione del chitarrista jazz Les Paul. Sì, proprio lui, l'inventore della leggendaria chitarra Gibson che porta il suo nome. In quell'occasione Les Paul imbracciava una chitarra elettrica. Non un modello Les Paul però. Infatti, il primo progetto della sua chitarra, entrata poi nella storia del rock, sarà realizzato solo 5 anni dopo. Ma la vera e propria produzione inizierà molto più in là, nel lontano 1951, sulla spinta del successo della prima Solid Boy, la Broadcaster di casa Fender. Il progetto rivoluzionario di Les Paul era stato inizialmente rifiutato dalla Gibson, ma questa è tutta un'altra storia. A noi interessa sapere ora che T-Bone rimase così impressionato dalla performance, dal tono e dal volume generato dallo strumento elettrico in mano a Les Paul e dalle nuove possibilità espressive in grado di generare, che decise di comprare e di utilizzarne una anche lui. E così prese a suonarla, inizialmente nei locali di Los Angeles e poi a Chicago, nell'Illinois, città che diventerà di lì a breve il luogo principe del blues elettrico. E qui avvenne la vera svolta per T-Bone, quando fu assunto per suonare in uno dei più importanti locali della città, il Room Boogie Café. Room Boogie divenne successivamente anche una casa discografica, e questo permise a T-Bone di registrare diversi singoli sia come cantante che come chitarrista. Canzoni come ad esempio I'm Still in Love with You o T-Bone Boogie. Il successo che conseguì alla diffusione e all'apprezzamento dei suoi brani gli permise di mettere insieme una propria orchestra e di esibirsi in giro con questa. Nel 1947, con l'etichetta Black and White, registrò la sua canzone più famosa, Call It Stormy Monday, But Tuesday is Just as Bad, conosciuta anche come semplicemente Stormy Monday. They call it Stormy Monday. Tuesday is just as bad. Abbiamo già sottolineato come l'ascolto di questa canzone spinse B.B. King a comprare una chitarra elettrica, ma insieme a lui corsero ad acquistarne una centinaia di altri chitarristi famosi, come ad esempio Albert King, sorpresi dalla moderna tecnica chitarristica di T-Bone. Di questa canzone e di T-Bone, B.B. King disse: la prima linea che suona, le prime note emozionanti, il primo suono che esce dalla sua chitarra e l'atteggiamento della sua voce erano affascinanti. T-Bone Walker fu uno dei primi a elaborare fraseggi indiavolati usando il plettro e a sviluppare la tecnica di tirare le corde con la mano sinistra per creare quel sound che diventerà caratteristico del blues, conosciuto anche come bending. I suoi fraseggi raffinati e i suoi accompagnamenti moderni renderanno molti dei suoi brani degli standard del blues elettrico. Innumerevoli saranno anche le cover dei suoi pezzi eseguiti da artisti più o meno famosi, e non si contano neanche i saccheggi selvaggi dei suoi riffs o licks chitarristici. Lo stesso Chuck Berry, ad esempio, oltre a copiare molte delle sue movenze sul palco, nella creazione di Johnny B. Good sarà ispirato da alcuni licks presenti nella strumentale Strolling with Bones. E per capire quanto profonda fosse la stima di Chuck nei confronti di T-Bone, è significativo un episodio avvenuto nel 1972 al Montreux Jazz Festival. In questa occasione Chuck Berry cantò Every Day I Have the Blues insieme a Walker. E a un certo punto, durante la performance, avvenne qualcosa di unico. Berry gli passò la sua chitarra, la famosa Gibson 355, per farlo suonare. Un'azione inaccettabile per lui, che infatti poi non concesse più a nessun altro. A proposito di Chuck Berry, di lui e della nascita di Johnny B. Good ho già parlato in un episodio delle storiacce del rock.
Se siete curiosi, vi metto il link qui sotto, nella descrizione di questo video. L'anno prima di questo episodio, T-Bone Walker riceverà un Grammy per la sua immortale Stormy Monday Blues, pubblicata più di 30 anni prima, come miglior registrazione di musica etnica o tradizionale. Un ultimo appunto per noi appassionati e un po' feticisti della chitarra. T-Bone userà molto spesso, all'incirca fino al 1956, una Gibson ES 250, chitarra semiacustica usata spesso anche da Charlie Christian, per poi passare dopo questa data a un hardtop Gibson ES 5 che userà fino alla fine dei suoi giorni. Walker T-Bone ci lascerà il 16 marzo 1975 a causa di un ictus, alla sola età di 64 anni. Anche se non diventò famoso come i musicisti che aveva influenzato, tra i big del settore è considerato un vero e proprio padrino del genere. Uno dei più grandi ispiratori nell'evoluzione del blues elettrico come lo conosciamo oggi. Arrivederci a presto con una nuova puntata, per continuare il nostro viaggio insieme percorrendo le tappe più importanti della storia del rock. Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay rock!